Benvenuti Alchigliani. La fine dell'umanità potrebbe arrivare all'improvviso, forse per mano di mostruosi oppressori, o forse in maniera più subdola, grazie a una silenziosa e letale nevicata. Questo è ciò che accadrà a Johann Salvo, che vedrà il mondo così come lo conosceva sgretolarsi nel giro di una notte. Ma ci dimostrerà che l'essere umano si aggrappa alla vita fino alla fine. Il tema centrale dell'opera è quello dell'invasione aliena. Nel Eternauta, un vero e proprio impero galattico prende di mira la Terra ed elimina gran parte dell'umanità nel giro di una notte con un attacco a sorpresa. Una realtà che tutto sommato non è neanche troppo lontana dalla nostra. Immaginate una grande potenza come gli Stati Uniti o la Russia che attacca nel silenzio un piccolo paesino del terzo mondo con armi che i suoi abitanti possono a stento concepire. L'Eternauta, che abbiate in mente il fumetto argentino o la nuovissima serie Netflix, ci porta all'interno di un'operazione militare d'assedio dove ogni elemento fantascientifico trova il suo corrispettivo nella realtà. La famosa nevicata di morte che decima la nostra specie all'inizio della storia non è troppo diversa dalle armi batteriologiche che l'umanità prepara ogni giorno nei laboratori governativi. I Gurbo, alieni mastodontici che possono distruggere interi edifici, non sono poi così diversi dai nostri carro armati, e l'intera organizzazione di questo esercito alieno ricalca fedelmente la gerarchia militare delle grandi potenze. Come detto, abbiamo i Gurbo, dalla grande forza distruttiva, utilizzati per imprimere un senso di oppressione ai nemici. I Cascarudo, i primi che incontriamo. Sono praticamente dei soldati semplici che possono morire in massa senza che all'elite importi alcunché. I Mano, i generali, di cui sappiamo un po' più degli altri. Sicuramente più liberi e coscienti, dotati di una certa quantità di potere, ma vincolati al regime attraverso l'arma più potente di tutte, la paura. In questo caso, letteralmente, hanno impiantato in loro una sorta di ghiandola del terrore che li porta a morire dopo pochi secondi al minimo segnale di paura. Questo li rende generali perfetti e stoici, incapaci anche solo di pensare a una ribellione. Sono piuttosto certo che il nostro Jarl metterebbe un dispositivo simile anche a noi dello staff di Alkil, se ne avesse l'opportunità. Ad ogni modo, proprio come i vari colonnelli o generali di un esercito, anche i Mano non sono altro che pedine che possono solo seguire ordini. Infine abbiamo i loro. La famosa elite che nel mondo reale potremmo paragonare a quelle poche persone che davvero guadagnano dalla guerra, ma che per qualche folle motivo tengono in mano il mondo. Tutti questi alieni così diversi non generano solo curiosità nel lettore o spettatore che sia, visto che vengono anticipati prima di essere inquadrati, ma ci mostrano anche come fin troppe volte in guerra perfino i carnefici sono vittime a loro volta. Un'ulteriore tattica militare applicata dai loro è quella di sovrascrivere elementi degli esseri umani attraverso congegni fantascientifici, rendendoli praticamente schiavi. Una tecnica non troppo diversa da un lavaggio del cervello o da quando una nazione più forte impone su una più debole le proprie usanze e tradizioni. In definitiva, la guerra e lo straniero nell'Eternauta vengono rappresentati con metafore crude e terrificanti. Purtroppo la serie TV non riesce a rendere giustizia a questo elemento della storia, introducendo gli alieni soltanto alla fine. L'Eternauta è una storia di resilienza umana che porta a riflettere sulla terribile capacità degli uomini di adattarsi alle circostanze. Diciamo tanto della sorprendente abilità degli scarafaggi di sopravvivere a un ipotetico olocausto nucleare. Ma sapete chi sopravviverebbe davvero? Noi. L'essere umano è lo scarafaggio più difficile da debellare in assoluto. Johann Salvo, la sua famiglia e i suoi amici affrontano una prova di sopravvivenza senza eguali. Si avventurano per una Buenos Aires deserta, circondati solo da morte, silenzio e minacce ignote, alla ricerca di sopravvissuti, di spiegazioni o anche solo di cibo. Gli esseri umani dimostrano una grande quantità di ingegno.
Basti pensare alla tuta da palombaro con cui è spesso rappresentato il protagonista, forse il simbolo principale della serie. Tuttavia, guardatela bene. Non si tratta di uno strumento sofisticato o ipertecnologico, ma di qualcosa di casereccio, costruito con strumenti di fortuna. Ed è questo il suo bello. In una situazione di emergenza come quella raccontata nella storia, saltano subito all'occhio le piccole verticalità umane. C'è chi ha una buona manualità, chi conosce le armi, chi sa cucinare, chi ha il sangue freddo e la leadership per prendersi carico delle vite altrui senza cedere alla disperazione. O chi più semplicemente ha confidenza con la penna e si prodiga a raccontare gli eventi in tempo reale, sperando che tutto finisca per il meglio e che un giorno ci sia qualcuno ancora vivo per leggere quelle pagine. La profonda umanità dei personaggi è una delle caratteristiche peculiari dell'opera. Questi uomini sono uniti nelle loro disavventure. Ammetto che per tutta la lettura ho pensato male del povero Favalli, grande amico del protagonista, e temevo che potesse tradirlo per qualche fine egoistico, come la semplice e comprensibile sopravvivenza. Ma questo non accade mai, e mi sono sentito quasi in colpa a pensarlo col senno di poi. Queste persone, chi con qualcosa da perdere, chi pur avendo perso ogni cosa, continuano a combattere e sono estremamente leali l'una con l'altra. Qualcosa di difficilmente riscontrabile nel mondo odierno, così egoista e capitalista. Non a caso parliamo di un'opera degli anni 50. Il mio momento preferito? Forse quando il gruppo di protagonisti, dopo tante disavventure e operazioni militari improvvisate, può finalmente tornare a indossare abiti civili. Qualcosa che restituisca loro anche solo il ricordo amaro di una vita passata che forse non tornerà mai più. In una situazione del genere credo che opterei per un completo nero in lino accompagnato da un dolce vita viola, un outfit perfetto per la fine del mondo. Ad ogni modo, il nostro Yuan Salvo è quindi un non eroe che non corre a salvare il mondo da solo, ma è un uomo comune che ottiene successi solo in gruppo, affrontando forze invisibili e apparentemente inarrestabili. Ci ricorda quanto lontano si può arrivare cooperando e non agendo individualmente, un elemento ancor più esplorato nel seguito, l'Eternauta 2, che consiglio caldamente. Purtroppo anche queste tematiche vengono troppo facilmente ignorate dalla serie. La desolazione e l'introspezione del protagonista non hanno mai luogo nel prodotto Netflix, se non per rari momenti. Troppo esseri umani vivi, troppa vita presente sin da subito, persino l'unità tra i superstiti viene meno, che dovrebbe essere un punto focale dell'opera originale, con davvero troppe volte i momenti in cui gli esseri umani risultano più ostacoli che altro. Una delle principali riflessioni che mi sono trovato a fare è questa. Se oggi i loro attaccassero la Terra, avrebbero lo stesso risultato? Sinceramente non credo. Non perché non mi piacerebbe vedere gran parte della razza umana sterminata nel corso di una notte. Quello davvero me lo auguro costantemente. Ma perché credo che l'essere umano sia oggi ben più pericoloso di quanto viene rappresentato nella storia, che ricordiamo essere molto datata. Ai tempi dell'Eternauta, i loro si sono dovuti occupare di qualche radio e telefono fisso. Oggi abbiamo internet, dispositivi di emergenza e viviamo in un mondo molto più globalizzato, senza contare una serie di armamenti infinitamente più pericolosi e letali. Se un gruppo raffazzonato di guerriglieri senza troppa esperienza è riuscito a fare così tanti danni agli invasori, immaginatevi un esercito moderno organizzato con un numero di sopravvissuti maggiore grazie alla velocità di comunicazione odierna, quali danni potrebbe causare. Uno dei miei timori principali per la serie TV, quando uscì il trailer, fu proprio questo: ambientare l'Eternauta nel mondo moderno. Vedere tutte quelle armi a schermo fa perdere la sua magia e vedendo la serie ne ho avuto la conferma. Ma voi continuate pure a pensare che i remake ambientati forzatamente ai giorni nostri siano qualcosa di... ok. Comunque, per i poveri loro, sono abbastanza sicuro che se ci invadessero oggi non avrebbero vita facile. Non so se ci sia vita intelligente nell'universo,
ma sono certo che la specie più crudele sarebbe comunque la nostra. Ma quindi, cos'è l'Eternauta? Perché Yuan Salvo viene chiamato così? Finora abbiamo parlato di guerra, alieni e uomini. Beh, dovete sapere che Yuan Salvo è l'Eternauta, perché infine perderà ogni cosa, perfino il suo tempo. L'Eternauta è un uomo triste e solitario, colui che sì è sfuggito ai loro, ma che ora vaga nel tempo e nello spazio come uno spettro, alla ricerca di una famiglia perduta e di una casa che non esiste più. Un destino tragico. Voi riuscireste a sopportarlo? Io non credo. Forse io non sono così diverso da Yuan Salvo. Anche io vi sto parlando oltre lo spazio, nei vostri salotti, nelle vostre camere da letto e oltre il tempo, perché potreste aver visto questo video oggi, domani, tra un mese. E non importa la mia percezione del tempo in questo momento. Per voi, questo momento è sempre oggi. L'Eternauta sono io e loro stanno per arrivare. Non c'è più tempo. Beyond All.